Questa è una pagliuzza d'oro. Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Oberto e oggi siamo al Rio, soprannominato con il mio cognome, cioè Rio Oberto, e voglio mostrarvi come sono proceduti i lavori e in particolare stiamo continuando a trovare, non dico grandi quantità d'oro, comunque siamo intorno dal 0,3 al 0,5 grammi al giorno, quindi mezzo grammo. Dovete sapere che in un rio di montagna come questo tendenzialmente l'oro non ce n'è molto e quello che trovate, se lo troverete, sarà concentrato nelle fessure naturali della roccia madre. Voglio farvi vedere il lavoro che ho condotto in questa mattinata. Questo basamento roccioso è al di sotto di questi sedimenti. Il fiume durante le piene va a erodere naturalmente il bedrock. L'oro, essendo molto pesante, va a depositarsi nelle varie fessure. Dopo che ho rimosso questi frammenti, vedete che sono molto angolosi, in quanto non sono rocce che hanno viaggiato all'interno del fiume e gli angoli sono stati smussati, come ad esempio questa, come potete vedere. Invece sono rocce che io ho appena rimosso dal basamento con la forza e l'aiuto di un palanchino. Questo mi ha permesso di liberare tutta questa porzione di substrato roccioso. Per mezzo della mia sessola, cioè quello strumento, sono andato a utilizzare l'acqua presente e quindi di lavare tutti i sedimenti che sono rimasti attaccati alle pareti. Quando vi ho detto che ho rimosso queste rocce, significava che avevano già naturalmente delle fessure. E anche questo è il caso. Tutti questi sedimenti, questa frattura, questa fessura contiene dei sedimenti. Durante le piene il fiume va ad arricchire queste fessure. Io col palanchino invece le vado ad aprire e concentro tutto il sedimento che riesco a raccogliere all'interno di un piatto e quindi vado a setacciare e lavare. Vedete? Anche queste sono ottime località per cercare oro all'interno di un fiume, in questo caso un rio con una minima portata d'acqua. Vedete, tutti questi sistemi di fratture sono sistemi importanti, in quanto durante le piene l'acqua arriva circa a questa altezza, va a erodere questi sedimenti, l'oro si sposta al fondo del letto roccioso e nell'arco di tantissimo tempo si arricchiscono queste fessure. Si intende col termine setacciare già la fase di lavaggio. In realtà la setacciatura è semplicemente quella fase precedente al lavaggio, in cui voi riducete i vostri sedimenti di volume e semplicemente i sedimenti più fini della rete del vostro setaccio andranno nel piatto e questi verranno successivamente lavati alla ricerca delle vostre pagliuzze d'oro. I sedimenti invece più grandi della rete verranno scartati, ma prima di essere scartati è molto importante che vengano lavati accuratamente. L'oro potrebbe rimanere attaccato ad esempio alla ghiaia, in quanto una volta che questa ghiaia verrà scartata anche l'oro con sé andrà via. Quindi la fase di setacciatura consiste semplicemente nel setacciare i sedimenti con un setaccio adatto. Tendenzialmente questo setaccio ha un'apertura di 1 centimetro piuttosto che mezzo centimetro, in questo caso qui specifico invece è un piatto MyLab, un kit MyLab. È molto insomma performante perché ha anche le maniglie un pezzo unico, è difficile romperlo. E inoltre vi consiglio sempre di metterlo al di sopra del vostro piatto in maniera tale che i frammenti e rocce andranno a bradere preferenzialmente il setaccio senza rovinare il piatto. Vedete, tutto questo sedimento dato al di sopra, che è incrostato in parte, deve essere dilavato all'interno del piatto accuratamente. Ho tolto i frammenti di maggiori dimensioni. Intanto faccio un controllo visivo perché magari potrebbero esserci delle pepite più grandi della rete. Il risultato, come vedete, è un piatto circa pieno per 2/3 di sedimento. L'oro in questo contesto si troverà nella parte più profonda, cioè qua sotto nell'angolo. Facciamo andare le pagliuzze al fondo. Voi vi starete chiedendo, ma se sono già al fondo perché devo di nuovo ripetere questa procedura? Semplicemente io vi dico questo perché man mano che voi, sedimento superficiale, andrete a rimuoverlo, potrete andare anche a spostare le vostre pagliuzze. Gli scalini servono d'altra parte proprio a ostacolare il movimento delle pagliuzze verso il fiume dove andrebbero inevitabilmente perse. Alterno la fase, in questa fase vedete shaking, il piatto è parallelo al fiume, nella fase in cui invece il piatto diventa inclinato. Usufruendo di scalini vado a diminuire la porzione di sedimento. Voglio farvi vedere come il sedimento diventa man mano di un colore scuro, in quanto si arricchisce in minerali pesanti, quali per esempio la magnetite che è nera e in questo caso particolare di grafite.
L'oro lo osserveremo in questa porzione. Adesso non lo vedete ancora, ma comunque lungo questa linea. Come potete osservare, questa procedura è una procedura abbastanza semplice, quanto invece, come vedrete, anche complessa sotto alcuni punti di vista, in quanto ci vuole un po' di pratica che dovrete acquisire. Oltre a mantite e al granato e alla grafite, ci sono altri minerali pesanti che potete trovare a parte l'oro. Alcune gemme preziose, per esempio. In questo fiume troviamo anche dei ciottolini composti da ematite. Man mano che procediamo verso la fine del nostro lavaggio è importante andare, diciamo, con una minore intensità, in maniera tale che potremo non perdere le pagliuzze, anche perché inizieranno ad affiorare. Quando abbiamo circa un cucchiaio di sedimento, possiamo andarlo ad aprire sul fondo. Andiamo a utilizzare il fondo del nostro piatto, il quale è molto largo, per andare semplicemente a disporre le pagliuzze. Ecco, vedete, sono stato molto fortunato in questa situazione perché ho ottenuto un ottimo risultato. Questo è il risultato del mio piatto. Questa è una pagliuzza d'oro. Vedete, ce ne sono anche altre. Questo è il contenuto di un piatto, quello che avete visto fin dall'inizio. Ci sono anche altri minerali interessanti, quali per esempio dei granati, della magnetite, e ci sono anche dei piombini antropici da caccia. Le pagliuzze, come vedete, invece sono in questa porzione. Adesso andremo a raccogliere l'oro all'interno del piatto. Questo è uno strumento molto utile, in generale in inglese si chiama snuffer bottle. È importante in quanto ci aiuta tantissimo a recuperare le pagliuzze granuli d'oro all'interno del piatto. Come si adopera? Si riempie leggermente di acqua, diciamo per metà del volume, come in questo caso, vedete? Quindi si chiude con il suo contenitorino, si allunga leggermente, siamo alla fase finale, quindi andiamo a concentrare tutto l'oro presente in un angolo. Avete poco concentrato rimasto, dovete eliminare tutte le varie porzioni di concentrato che oro non sono. L'oro si concentrerà in questa porzione, mentre il resto sarà scarto. Il lavaggio procede come consueto, ma con una maggiore frequenza e una bassissima intensità dell'acqua che andiamo a inserire. Vedete, l'oro tendenzialmente non si muoverà, mentre il resto sì. E quindi alternate il lavaggio dei sedimenti con la riconcentrazione e non andrete a perdere niente oro. Prendete il vostro snuffer bottle, lo premete leggermente e andate a raccogliere l'oro che si troverà in quella porzione. Lo battete 2 volte in maniera tale che l'oro vada al fondo dalla canula, che non rimanga incastrato. Andate di nuovo a controllare il vostro concentrato, mai aveste dimenticato qualche pagliuzza. In questo caso io ho dimenticato queste 2 pagliuzze e quindi con la medesima tecnica andrò a raccoglierle. Veramente abbiamo finito e concluso. Laviamo il piatto per la prossima impacciatura e quindi lavaggio. Il botticino o snuffer bottle, a questo punto ritraggo la canula, lo metto in un posto in cui semplicemente non andrò a perderlo nel corso della giornata. In questo caso lo metto nel taschino, così che ogni volta che necessiterò andrò semplicemente a riutilizzarlo. Quello che voglio farvi notare è che questo concentrato è ricco di, diciamo, ciottolini molto interessanti. Granati, in questo caso molto erosi e arrotondati, delle rocce femiche, in questo caso veramente un gabbro, e anche delle rocce di nuovo molto interessanti che per mio sono, diciamo, dei ciottolini composti quasi totalmente da ematite, un minerale ricco di ferro. Però la cosa più interessante è che c'è anche dell'oro, come andrò a farvi vedere. Ecco, questa è una bellissima pagliuzza d'oro. Ce ne sono un altro paio disposte nel concentrato. Diciamo che questo piatto ha dato dalle 5 alle 7 pagliuzze d'oro in quel punto. Questa è una cosa molto importante, ragazzi, perché vuol dire che l'oro è anche presente nei sedimenti e non solo nelle fessure. Ovviamente nei sedimenti è disposto in una maniera diversa e tendenzialmente con una concentrazione differente. Se uno volesse cercare delle pepite d'oro andrebbe a cercare nelle fessure e non sicuramente nei sedimenti. Però questo dà, diciamo, un prospetto di ricerca molto diverso, soprattutto legato alle piene, perché questi sedimenti vanno a depositarsi nelle fasi finali delle piene, le quali semplicemente, esempio dopo temporali piuttosto che piogge importanti, vanno a depositare nuovi sedimenti, in questo caso auriferi. Quindi è molto interessante questa cosa che abbiamo scoperto. I sedimenti in questo fiume sono auriferi, il che c'era da aspettarselo perché altrimenti neanche le fessure lo sarebbero state, ma spesso e volentieri mi trovo a avere a che fare con dei rii molto poveri in oro, tanto che nei sedimenti non ce n'è praticamente traccia, invece nelle fessure qualcosa si riesce sempre a trovare.
Procediamo con la nostra ricerca quindi. Conclusioni della giornata. Ora abbiamo scoperto rispetto alla volta scorsa che l'oro non è solo nelle fessure ma anche nei sedimenti. Questo apre nuovi interrogativi e soprattutto per quanto riguarda il tenore, perché abbiamo più o meno ragionato e osservato che mediamente al piatto MineLab, quindi 3 litri, si trovano 3-4 pagliuzze. Talvolta c'è anche oro un po' più fine, si arrivano fino a 7 pagliuzze, 7 colori, di cui di solito 1 o 2 sono abbastanza grosse. Questo nei sedimenti. Ovviamente nelle fessure invece con lo stesso volume si ricava circa il doppio, soprattutto le pagliuzze tendono ad essere non più 1 o 2 grandi. Per quanto riguarda le fessure, quelle che io reputo grandi sono 3 o 4, quindi c'è circa il doppio. Questo è ragionevole perché dovete pensare che durante la piena i sedimenti più pesanti viaggiano lungo il fondo, trovando le fessure vi si intrappolano, tra cui l'oro. Quindi nelle fessure tendenzialmente in un rio montano trovate più oro che lungo i sedimenti. Qual è il problema? Che una volta che le fessure le avete sfruttate, l'oro tendenzialmente prima che vada di nuovo a riconcentrarsi nella fessura passa molto tempo. Invece nel caso in cui l'oro sia diffuso nei sedimenti vuol dire che intanto da qualche parte viene eroso, e io qualche idea ce l'ho, andiamo a vedere nei prossimi video, e poi successivamente che può esserci uno sfruttamento dopo ogni piena, quindi ogni piena il fiume si arricchisce. Ovviamente a questo punto si potrebbe anche ipotizzare che anche le fessure si riarricchiscano, quindi anche i nostri scarti andremo a piazzarli in una certa maniera per vedere se questa teoria è giusta. Logicamente noi non prevediamo le piene, quindi vedremo in futuro. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio.